Naman puli na petaga Aman, 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 aman Aman, aman, aman Faremo una settimana di laboratorio. L'obiettivo di questo lavoro sarà quello di cercare di attivare tutte queste dinamiche che possono creare una relazione, diciamo, di comunità tra gli interni e gli esterni attraverso la pratica teatrale. L'obiettivo principale non sarà quello di fare uno spettacolo, ma di creare un luogo di ricerca e di sperimentazione da dove verranno i materiali ai quali cercheremo di dare, in questo poco tempo che abbiamo a disposizione, una forma e farla vedere a un ristretto numero di visitatori esterni che verranno a vedere sabato prossimo, nel sabato pomeriggio. La prima regola sarebbe quella di coltivare un po' un senso di rispetto. Il principio del rispetto parte soprattutto e fondamentalmente da se stessi. Quindi cercare di coltivare un senso di rispetto nei confronti di se stessi. Che poi questo, come riflesso, viene fuori nel rapporto che abbiamo con gli altri. La seconda cosa è la fiducia. Per la fiducia vale lo stesso concetto. Cercare di coltivare un principio di fiducia nei confronti di se stessi e poi di riflesso anche nel rapporto con gli altri. Nel lavoro io credo che l'assenza di giudizio sia soprattutto non commento il mio lavoro e non commento il lavoro degli altri. Questa è una regola inossidabile del teatro. Il teatro è il luogo della verità, no? Il luogo della verità dove tu fingi, però fingi sul serio. Noi siamo stati bambini, noi abbiamo giocato e tutto questo ce l'abbiamo dentro, no? Quindi quando dicevamo io cerco di aprire, no? Quindi cerco di prendere un po', di avere questa memoria, no? Di quella cosa lì per riscoprire e riscoprirmi così. E riscoprire e riscoprirmi avvia anche un processo di conoscenza di sé. Uno dei due ispira e con l'area dell'ispirazione si cerca di fare delle, come dire, di fare delle vibrazioni, no? Per far vibrare la voce.
dobbiamo cercare di trovare quella posizione in cui noi riusciamo a tenere la posizione senza perderla. Quindi cerchiamo di lavorare sul punto di conflitto, no? Quindi la massima precarietà di movimento, ma senza andare in rottura. Qui paradossalmente c'è un tempo, no? Che è molto, non è una scelta ovviamente, però paradossalmente per certi versi può diventare un vantaggio. C'è tempo per coltivare di più, perché magari fuori sei preso da 10.000 cose e non hai questo tempo per riflettere, e quindi può essere paradossalmente, ripeto, un'opportunità per trovare altre possibilità per trovare, no? Per esempio quella cosa che dicevamo, no? Fare una riflessione sul Minotauro, no? Sulla figura del Minotauro, che è, come dire, l'esempio cattivo, no? È quello che mangia gli uomini, ma ci può essere sempre un'altra, ma lui perché li mangia, per esempio? Che il lavoro dell'attore, lo abbiamo detto stamattina, è un lavoro fisico, e anche mentale, e anche psicologico, e anche un po' intellettuale se volete, no? Ma è soprattutto fisico. C'è una definizione, che cosa è il teatro? Una delle tantissime risposte, il teatro è il corpo dell'attore. La statua non è quello che si vede, cioè non è solo quello che si vede. La statua è quello che ha dentro. In fase di ricerca e fase di sperimentazione prendiamo il tempo che serve a ognuno. Io ho un'idea di base, l'altra persona non può sapere, non potrà sapere, quindi io devo cercare, nel tentativo che faccio per costruire l'immagine, di trasmettere l'idea di quello che voglio fare alla mia statua, senza parlare, senza spiegare e senza dire alza la spalla, china la testa.
È un esercizio per cercare di mantenere la cosa viva. La statua ha preso un input, no? Poi ci ha messo di suo di input, ma non finisce quando finisse la cosa. L'esercizio comincia quando lo scultore non c'è più. E la statua ha la sua vita, no? E la sua vita è dinamica. L'immagine è ferma, ma c'è dentro la vertigine interna. Che cosa è? Soffre, gioisce, aspetta, sogna, immagina, aspetta, cioè che cosa? No? E questo gira, è un vortice. Veramente pensi, ma che cosa sto facendo? Ma io nella vita facevo tutt'altro, no? Cioè, cosa faccio qua? Mi sento ridire, ma che cavolo è questa cosa qua? Però quello che mi ha insegnato il teatro, come dire, è attivare la curiosità, di vedere dove vado, in una strada diversa da quella che io già conosco, dal mio essere già conosciuto. Dove vado? Se attivo quello c'entro dentro, se non attivo quello mi sembrava sempre ridicolo e cosa ci sto a fare? Dicono che il suo nome sia Asterion, stellato. Le stelle non uccidono. Le stelle ci ricordano che vale la pena, di tanto in tanto, volgere lo sguardo e contare tutti quei puntini che rallegrano la notte con le loro giravolte. Forse il perché non lo vogliamo vedere. Vedere comporta una scelta, noi solo le subiamo. Le scelte di chi decide per tutti. Tu stolto, tu povero, tu debole, tu donna, tu ribelle. È questo l'eloquio sorteggio? Sorteggiato senza sapere perché. Quel perché che martella ossessivamente in ogni spigolo della testa e non trova vie di fuga. Non è per me che verso lacrime, è per gli occhi velati dei miei genitori. E l'udire il mio nome, prescelto, quale beffardo onore, come tutti i padri e le madri hanno affastellato tentativi e errori nel crescermi, ma l'errore è scolpito in ogni anno di vita mia e dei miei fratelli. Dicono che ci accoglieremo con bellibitti, cibi e vini suavi che stordiscono e ammebbiano i pensieri, ma dopo neanche i colpi verranno restituiti ai nostri cari, e questa è la peggiore degli infami. Ognuno sogna che qualcosa accada, quasi nell'attesa di un sortileggio. Nessuno si fa una ragione di questa mostruosa ingiustizia. Eppure non riusciamo neppure a urlare insieme, ad avanzare insieme, a ribellarci insieme. Nessuno canta più. Ci saranno cantori nell'Ade ad accordare le nostre voci, a rispondere alle nostre domande. Cosa è la giustizia? Cosa è la vendetta? Cosa è umano e cosa è disumano? Badate! Chiudete la gola con un laccio stretto. Tacete. È un disonore sentire le lamentele e i singhiozzi, persino i germogli di speranza. Abbiamo un compito: obbedire e combattere. Questo è il destino degli uomini. Se io dico voce e immaginiamo la voce, adesso gioco sulla parola labirinto perché è un po' il titolo del progetto, no? Però possiamo anche dire universo, eccetera. Secondo voi, quale sarebbe la chiave per poter entrare dentro un labirinto vocale?
Quando noi facciamo teatro ci possiamo trovare in spazi che non sono esattamente quelli reali, no? Questo spazio di questa struttura. Possiamo immaginare di essere in un deserto, possiamo immaginare di essere in una stanza piccolissima che contiene solo il nostro corpo. La voce non le corde, solo le corde. Benissimo, è tutto il corpo, non esiste voce senza corpo. Se immaginiamo di essere la pelle di un tamburo, cosa succede quando una pelle è tirata tantissimo? Non vibra. Se invece molla, non vibra lo stesso. Allora lavoreremo per accordarci, perché c'è una giusta tensione ed è quella tensione che ci fa stare in presenza, ok? Se io sono totalmente bloccata, il mio corpo non vibra e quindi la mia voce è amputata in qualche modo, ok? Come è amputata se il mio pensiero sta da un'altra parte. Focus on it, dicono i maestri, Focus on it. Sentite il vostro ritmo del respiro senza cambiarlo. Sarà diverso da stamattina, avete mangiato, avete già lavorato, no? Chiudete gli occhi. Facciamo una cosa forse a cui non pensiamo troppo spesso. Proviamo a dedicare un pensiero al nostro scheletro, le ossa che ci tengono in piedi. Vi vengono in mente le ossa di un braccio, di un piede. Piano piano lasciate che la bocca si apra e anche che la lingua un po' esca dalla bocca. Ci hanno insegnato che non si mostra la lingua, E invece noi ce ne freghiamo e la mostriamo, Immaginate di essere un po' degli animali primordiali, Tenetelo questo suono, per favore. L'improvvisazione è uno spazio ben delimitato all'interno del quale tu puoi sprigionare la tua creatività, ma comunque ha un contesto, e perché quel contesto ti aiuta poi a dare a questa creatività una forma, una temperatura, un colore, una consistenza, quindi una forma.
Avanziamo a stento, ammassati l'uno sull'altro. Avanziamo con le mani alzate, arresi, rassegnati, prostrati. Avanziamo con la pelle scorticata dal sole e gelata dalla luna. Avanziamo tra macerie di sogni, sogni sfregiati, sottratti, che non ci sono più, esiliati nel nostro stesso mare, stranieri, di fronte ai muri alzati, ai porti chiusi, ai fili spinati. Avanziamo con gli occhi spenti, che non intravedono luce, e la speranza è solo una smorfia amara e affamata. Avanziamo privati di ogni scelta. Avanziamo perché non c'è nient'altro che possiamo fare. Avanziamo. 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 Beh, il finale c'è. C'è da fare tutto il resto.
mettersi in una disposizione di apertura. Perché quando uno si apre, succede quello che è successo qui. Quando tu non ti apri non succedono queste cose. Quello che mi ha veramente colpito è che c'è stata la disponibilità di tutti, perché tutti si sono messi in gioco. Perché capita che a volte questo senso di preoccupazione o di timore o di paura, insomma, no? Di mettersi lì, a volte ti blocca e non vai. E quello che si è visto, che tutti sono andati e tutti un po' hanno fatto il loro. Poi ovviamente ognuno, c'è chi si lasciava andare di più, chi si lasciava andare in meno, questo non importa. Era bello vedere tutta questa molteplicità di sensibilità e il fatto che si stava tutti a fare una cosa. Si potrebbe dire che chi ha più difficoltà, di andare, diciamo così in maniera molto grezza, non è colpa sua, ma colpa degli altri che non gli trasmettono abbastanza fiducia. Sicurezza, sì. Non pensate al canto, pensate all'azione della voce. Ognuno con la sua immagine. Naman pulihi, naman pulihi, naman pulihi, nabetaga. Ancora. Naman pulihi, naman pulihi. Sempre con una piccola intenzione. Aman, 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 aman. Ancora. Soleman, aman, aman, aman. Ci sono 10 quadri, 10 situazioni, 10 scene, cioè chiamatele come volete, no? Il primo ci sarà lì nel fondale dove c'è il fondo. Ci sarà un quadro con delle immagini che faremo adesso, no? Un'immagine, una foto, no? Una foto, una figura. Quindi potete attingere al mito, no? Per immedesimarvi in una situazione o in un personaggio che diventa come una foto. Quando finisce questa cosa, si fa nero. Ci mettiamo di nuovo sui lati. C'è il testo di Minotauro. Patti legge il testo di Minotauro e poi parte quella cosa che abbiamo fatto ieri, le battaglie. E l'importante è che quando ci sono questi cambi di scena si fanno velocemente, ma senza essere, come si dice, isterici, cioè, capito? Veloce ma non frettoloso. Non andare mai in panico, guardate quello che succede intorno, c'è sicuramente qualcuno che si ricorda. Se tu riesci un po' ad avere in mente questo discorso della nave che riparte, del mare, eccetera, un po' andiamo in quella direzione. Sì, ok. So che quando uno ha una cosa in testa è difficile anche modificarla, però se riesci quello è un po', no? Perché un'altra idea, perché noi l'abbiamo fatto questo cercando di seguire una linea drammaturgica, cercando di ripercorrere la storia con tutte le tappe, no? Con tutti i personaggi principali e con tutte le situazioni, per cui lì si arriva proprio all'Egeo, no? Al ritorno e quindi sarebbe bello se ci fosse un'immagine corrispondente. Si prende il gomitolo e si fa quell'azione di avvolgimento. Ci sarà il testo di Arianna, poi ci sarà questa azione del gomitolo e poi a un certo punto partono le frasi.
La prima, la seconda, la terza, la quarta, fino all'ultima. A Creta, il re Minosse ricevette da Poseidone un toro bianco come segno divino, ma invece di sacrificarlo lo tenne per sé. Gli dei si vendicarono, facendo sì che Passife, moglie di Minosse, si innamorasse del toro e concepisse da lui un figlio mostruoso, il Minotauro, metà uomo e metà toro. Minosse impose un crudele tributo. Ogni 9 anni 10 ragazzi e 10 ragazze ateniesi dovevano essere inviati a Creta e sacrificati al Minotauro. Teseo, principe di Atene e figlio di Egeo, decise di affrontare il mostro. Prima di partire, Teseo aveva promesso al padre Egeo di issare vele bianche se fosse sopravvissuto e nere se fosse morto. Ma preso dall'euforia o dalla dimenticanza, al ritorno lasciò issate le vele nere. Egeo, vedendole da lontano, credette che suo figlio fosse morto e, disperato, si gettò nel mare che da lui prese il nome Mare Egeo. Arianna sa che a volte l'amore abbaglia, l'amore acceca e barcolla tra venti ingovernabili. Arianna è figlia di un regno che non le appartiene più e cerca un filo da riannodare e forse da tessere ancora per rinascere. Ed ora che è qui ho solo stalactiti nella testa, nel ventre, nel cuore, stalattiti nutrite di gocce d'angoscia che penetrano in tutti i pori e corrodono i miei pensieri. Dicono che si chiama Stelione, stellato. Forse quello che chiamano Minotauro è solo l'invenzione di un paese nemico, la perenne e occulta minaccia di un colpo di Stato. Forse un'ombra che tende a guadi nel confine tra il bene e il male, che fa incespicare e confondere i nostri passi, che si nutre delle proprie cavità piene di larve. Forse ci salveremo. Dopo nemmeno i corpi verranno restituiti ai nostri cari. E questa è la peggiore delle infamie. Ognuno sogna che qualcosa accada, quasi nell'attesa di un sortilegio. Nessuno si pone la domanda di questa mostruosa atrocità, eppure non riusciamo ad avanzare insieme, a ribelarci insieme. Nessuno canta più. Saranno le voci delle nostre. L'inferno, raccordare le nostre voci, rispondere alle nostre domande,
che cosa è la giustizia, che cosa è la vendetta, che cosa è umano, che cosa è disumano. Io, Teseo, mi acclamano eroe per ogni sfida vinta. Questa era la più ardua, non potevo fallire, mi andava della mia fama. Per cosa vive un uomo se non per espandere il suo potere? Quando si arriva a uccidere, si perde la compassione, si alzano bastioni nel cuore, si imbastisce la realtà con un solo punto di vista, il proprio. Dioniso non abita i bicchieri colmi. Dioniso abita l'abisso. Qui non ci sono risposte. Qui si cammina lungo i muri del non conosciuto, dove la vita divide il suo giaciglio con la morte, concependo danze e canti. Dioniso è poesia che si fa carne, è dolore che vortica nello spazio, è festa che onora ogni attimo di vita, è respiro, è l'ascolto del respiro del mondo. Nel caos fiorisce la bellezza. Io volevo un figlio d'amare,
non da sacrificare. Io voglio solo un figlio che ritorni. Il tempo sfoglia i giorni, diventano anni senza che ce ne accorgiamo. Le mie spalle si piegano e un bastone regge gentile i miei passi. Non c'è conquista, non c'è grandezza che colmino l'assenza di quel bambino che si è fatto uomo, che non puoi trattenere, non puoi cambiare, puoi solo aspettare, con gli occhi dentro il mare che invocano un ritorno.